Rivedendo Non essere cattivo, nell'ambito di una proiezione all'aperto di un'arena qui a Roma, mi sono chiesto di nuovo come mai ci sia tutto questo movimento, tutto questo pentimento, tutto questa storia di martirizzazione di Claudio Caligari, che a me mi ha sempre puzzato, anche perché è operata da tutta una serie di persone e apparati che sono gli stessi che poi creano la casta del cinema, no? Quindi che elargiscono oppure no i finanziamenti, quindi è come se ci fosse un glitch dentro al sistema della Matrix cinema democratica, che è l'unico cinema esistente, e ci sta questo glitch di Caligari, che, per carità, apprezzo molto il film Amore tossico, un film estremo, indipendente, underground, e apprezzo anche molto Non essere cattivo, tra parentesi, con delle interpretazioni straordinarie di Marinelli e di Alessandro Borghi, nonché di tutti gli altri attori. Quindi, però ecco, da qui a definire poi il cinema di Caligari così degno di mitizzazione, così importante da rivalutare, e un cinema su cui un autore su cui farsi grandi sensi di colpa per non averlo abbastanza finanziato a fare altri film, e ripetere questa cosa e ripeterla e poi fare delle associazioni e poi ripeterla, ecco, a me un po' mi puzza, non so perché, ma da regista indipendente, così, che non devo rendere conto a nessuno, non devo stare attento a quello che dico, perché tanto sono fuori dal sistema e quindi non sono in qualche modo ricattabile in nessun modo. Mi puzza un po', perché ce ne sono tantissimi di registi di grande talento, anche, se posso permettermi, più di Caligari, che hanno realizzato pochissimi film, anche meno, anche due, anche meno di Caligari, ma non sono stati così martirizzati, cioè non c'è stata tutta questa propaganda ripetuta all'infinito, con iniziative fatte all'infinito, su questa specie di martirizzazione cinematografica, che poi il cinema e i registi sono un po' tutti martiri, perché il cinema è un po' un'arte, diciamo, il vero cinema è un po' un'arte a perdere, tranne tutto il sistema degli studios, ma quello è cinema? Punto di domanda. A volte sì, a volte no. Comunque, Non essere cattivo è un ottimo film, ma ha parecchi limiti. Innanzitutto, il limite più evidente che mi viene in mente riguardandolo per una terza volta, credo, è la fotocopia assoluta e totale di molte delle inquadrature prese pari pari da Pasolini. Cioè, proprio le pose al bar sono, anche nei movimenti, sembrano proprio le scene di Accattone, con la differenza che Accattone è un cinema che riesce a far trascendere lo spettatore in un territorio sacro, di poesia, di arcaico, non so come spiegare, perché poi le immagini sono difficili da spiegare, mentre Non essere cattivo no, anzi, queste battute sembrano la brutta copia delle battute che dicevano i borgatari di Accattone. E vabbè, ma non è questa la cifra diciamo magari specifica di Caligari in questo film. La cifra specifica forse è quella
dei due protagonisti, di questi due personaggi e della loro tragica parabola, perlomeno tragica in parte per uno e non per l'altro, che riesce a trovare la redenzione. È una grande recitazione, ma una recitazione anche qui per l'estetica del grande cinema d'autore, del cinema d'arte riuscito, un po' troppo esagerata come recitazione. Cioè è difficile trovare dei grandi registi che hanno fatto recitare gli attori in maniera così anche eccessiva, anche come dire, molto esteriore. Mentre di solito il grande cinema, perlomeno quello che io ritengo il grande cinema, lavora di sottrazione, se non di più, lavora proprio su personaggi che sono dei modelli in posa, quindi dei modelli da plasmare in base alla luce, alle forme, all'inquadratura. Qui invece i due attori si prendono gran parte della scena e questo secondo me abbassa il livello cinematografico, il livello della regia, il livello della messa in scena, il livello appunto della visione del regista. È sicuramente un film che rimane nella memoria, un ottimo film che arriva anche tranquillamente ad una terza visione piacevole in cui si scoprono nuovi dettagli, quindi un film che si rivede senza noia, con piacere, scoprendo nuove cose per la terza volta, è sicuramente un ottimo film. Al contrario di i grandi registi osannati come i geni del grande cinema mondiale, come ad esempio Christopher Nolan, basta vedere un suo film 2 volte, ma alla seconda volta già un occhio esperto, un amante di cinema d'autore che ha visto tanti film, vede tutta una serie di cliché e di banalità insopportabili e non riesce a terminare neanche la seconda visione. Quindi sono proprio i meccanismi del cinema hollywoodiano standard, con una facciata, una patina di innovazione, di effetti spettacolari, di rallenti eccetera, ma essenzialmente è il remake di 007 fatto all'infinito, con tutte le banalità del cinema hollywoodiano. Ovviamente qui siamo agli antipodi, Caligari fa un cinema realistico, di periferia, di impatto, che però non riesce ad emanciparsi dalle forme del linguaggio televisivo, o perlomeno non del tutto, e non riesce ad andare, diciamo, a sfondare quella barriera che divide il buon cinema dal cinema d'arte, dal cinema che ci porta in una dimensione dove le forme, i volti, le voci, le musiche diventano talmente evocative da trasportarci in un altro mondo, che è il mondo dell'autore, che è la visione del mondo che ha l'autore. E qui il parallelo più scontato e anche più giusto è quello con Accattone di Pierpaolo Pasolini, rivisto tra parentesi nella stessa arena pochi giorni prima, a cui Non essere cattivo si ispira in maniera prepotente, reiterativa, continua, ma è anche lontanissimo da Accattone. Accattone non segue minimamente il percorso della recitazione funambolica, anche esagerata,
strabordante dei Marinelli e Borghi Non essere cattivo. Accattone è un cinema, appunto, come dicevo io, di modellazione, di posa dell'attore, che appunto si presta come forma da plasmare nell'immagine e che non fa nulla di più. Ed è proprio in questo non fare nulla di più che c'è questa specie di sacralità, di trascendenza proprio del cinema, tipica di tanti autori, Antonioni, Bresson e tantissimi altri, ma anche Fellini, che apparentemente sembra preferire una recitazione più estroversa, più strabordante, più fumettistica. In realtà no, è lo stesso metodo di modellazione, di posa, che è poi il linguaggio vero del cinema d'autore in particolare. Nel cinema, infatti, quando un attore lavora si parla di pose. Ecco, questo è il modello a cui Caligari si ispirava, cioè il grande cinema di Pierpaolo Pasolini, in particolare Accattone e anche un po' Mamma Roma. Però ripeto, questo film, nonostante sia un ottimo film e si presti anche a più visioni, non ha proprio quella trascendenza, quella sacralità, quella rarefazione di quel cinema di Pasolini, ed è palesemente inquinato da un linguaggio televisivo o un meta televisivo tipico di questi anni, degli anni in cui è stato girato, ma che non necessariamente viene applicato a tutti i film in questi anni in cui vengono girati i film, negli anni più recenti, insomma nel 2010-2015. Amore tossico forse era meno inquinato da questa, come dire, televisizzazione, serializzazione dello spettacolo. Era più underground, era più documentaristico, ma allo stesso modo era anche un po' meno interessante, cioè i personaggi lì non ci trascinavano, lo spettatore non si identificava, secondo me, come in Non essere cattivo. Quindi insomma, ecco, una riflessione, un grande film, un bravo regista che purtroppo ha girato solo questi 3 film, però mi chiedevo come mai tutto questo grande discorso attorno al cinema di Caligari, a questi 3 film focalizzati appunto su questo autore, ma che non è l'unico. Ce ne sono centinaia che hanno avuto la stessa storia, che non hanno potuto realizzare i film, ma che sono stati perfettamente dimenticati poi dalle persone che di solito lavorano dentro il circuito, dentro il sistema. Quindi è una riflessione che volevo fare, e comunque forse ridimensionare un attimo un film come Non essere cattivo, che a causa di questo viene un po' così mitizzato anche lui come l'autore, e che magari non è un capolavoro, ecco, non è tutto questo capolavoro che, a forza di sentire questo discorso ripetersi, magari uno può pensare che sia un capolavoro.